Immaginate uomini nati dal freddo del nord, discendenti di quei vichinghi che avevano terrorizzato l'Europa, ormai stabilitisi tra i castelli della Normandia e il sole del sud Italia. Uomini per i quali la guerra non era solo un dovere feudale, ma uno stile di vita, un'arte e, soprattutto, un mezzo per l'ascesa sociale. Quando Papa Urbano II, al Concilio di Clermont del 1095, lanciò l'appello per la liberazione del Santo Sepolcro, il grido «Dio lo vuole» risuonò ovunque. Ma per un gruppo specifico di guerrieri, i normanni dell'Italia meridionale, quel grido aveva una sfumatura diversa. Non prometteva solo la salvezza eterna, ma offriva ciò che la complessa scacchiera politica italiana non poteva più garantire a tutti: nuove terre, nuove corone e gloria immortale in Oriente. Questa non è la storia di semplici pellegrini armati. È la storia di come l'ambizione smisurata di Boemondo di Taranto e l'impeto guerriero di suo nipote Tancredi trasformarono una missione religiosa in una conquista politica, sfidando l'impero bizantino e i potentati islamici per fondare uno stato feudale nel cuore del Levante. Dalle coste della Puglia alle mura inespugnabili di Antiochia, seguiremo la marcia dei Normanni verso Gerusalemme, analizzando come la loro abilità militare e la loro spregiudicatezza politica abbiano plasmato il destino delle crociate. Benvenuti su Medioevo in guerra. Iscriviti al canale per supportarlo. Oggi cavalchiamo verso Oriente. Siamo nell'estate del 1096. Mentre l'Europa continentale ribolle al richiamo di Papa Urbano II, l'assedio della città ribelle di Amalfi impegna le forze normanne del sud Italia. È qui che la storia cambia corso. Boemondo di Taranto, figlio primogenito del leggendario Roberto il Guiscardo, osserva dalle alture il passaggio di bande di crociati francesi diretti ai porti pugliesi. Boemondo è un uomo di 40 anni, un guerriero veterano che ha già incrociato le lame con gli imperatori d'Oriente, ma si trova in una posizione scomoda. Nonostante il sangue del Guiscardo scorra nelle sue vene, l'eredità principale, il Ducato di Puglia e Calabria, è andata al fratellastro Ruggero Borsa. A Boemondo resta Taranto e poco più. Per un uomo della sua ambizione, la Puglia è una gabbia troppo stretta. Le cronache del tempo, in particolare le Gesta Francorum, ci restituiscono un'immagine quasi teatrale del momento in cui Boemondo decide il suo destino. Si racconta che, ispirato dal passaggio dei pellegrini armati o forse cogliendo al volo un'opportunità politica irripetibile, egli abbia fatto tagliare il suo mantello più prezioso per ricavarne delle croci vermiglie, distribuendole ai suoi capitani. In quel gesto non c'è solo pietà religiosa, c'è la chiamata alle armi di un signore della guerra che sta reclutando un esercito privato per una spedizione di conquista. Con lui si schierano figure chiave del lignaggio normanno, tra cui il nipote Tancredi, un giovane il cui ardore in battaglia diverrà presto leggenda. L'armata normanna che si imbarca a Bari nell'ottobre del 1096 è diversa dalle altre schiere crociate. Non è una folla disordinata di contadini e nobili infervorati, ma una forza militare coesa, disciplinata e, soprattutto, abituata a combattere nei terreni impervi dei Balcani. I normanni conoscono la strada per Costantinopoli. L'hanno percorsa 10 anni prima come invasori. L'arrivo di Boemondo nella capitale bizantina nell'aprile del 1097 provoca un fremito alla corte imperiale. Per l'imperatore Alessio I Comneno, vedere Boemondo presentarsi come soldato di Cristo è un paradosso inquietante. Quello stesso uomo, pochi anni prima, aveva tentato di strappargli la corona e smembrare l'impero. Tuttavia, il pragmatismo politico prevale. Abbiamo una testimonianza straordinaria di questo incontro grazie ad Anna Comnena, la figlia dell'imperatore, che nell'opera Alessiade descrive Boemondo con un misto di repulsione e fascino magnetico. Lo descrive come un gigante biondo, dagli occhi azzurri che scrutano con durezza, un uomo la cui sola presenza incuteva terrore e ammirazione, dotato di un'astuzia pari solo alla sua forza fisica. A Costantinopoli si gioca una partita a scacchi diplomatica. Alessio esige che i capi crociati giurino fedeltà e promettano di restituire all'impero qualsiasi territorio precedentemente bizantino riconquistato ai turchi. Boemondo, pragmatico e calcolatore, accetta. Giura fedeltà al suo vecchio nemico. Ma è un giuramento vuoto, una necessità logistica per garantire il passaggio del suo esercito in Anatolia e ottenere rifornimenti. Mentre Boemondo si piega all'etichetta bizantina, suo nipote Tancredi, forse più idealista o semplicemente più diffidente, si rifiuta di prestare giuramento, attraversando il Bosforo di nascosto pur di non sottomettersi al Basileus. Con il passaggio in Asia Minore, la maschera cade.
I Normanni non sono lì per servire Bisanzio. Sono lì per intagliare un regno nella roccia. La pace armata con i Greci è solo il preludio. La vera guerra, quella contro i turchi selgiukidi e per il possesso della Siria, sta per cominciare. Lasciata alle spalle l'ambiguità di Costantinopoli e conquistata la città di Nicea, che i bizantini sottrassero astutamente ai crociati all'ultimo istante, l'esercito cristiano si addentra nell'altopiano anatolico. È qui, nel cuore dell'estate del 1097, che i Normanni dimostrano per la prima volta che la loro fama non è usurpata. L'esercito si era diviso in 2 colonne per facilitare l'approvvigionamento. L'avanguardia, composta principalmente da Normanni e guidata da Boemondo e Tancredi, si trova improvvisamente circondata nella valle di Dorileum. Kilij Arslan, il sultano selgiukide, ha radunato decine di migliaia di cavalieri turchi. Non è una battaglia convenzionale. I turchi non caricano, ma circondano, scagliano nugoli di frecce e si ritirano, una tattica logorante sconosciuta ai cavalieri francesi del nord. Qui emerge il genio tattico di Boemondo. Contro ogni istinto della cavalleria feudale, che vorrebbe la carica immediata, Boemondo ordina di fermarsi. Impone una disciplina ferrea. I cavalieri smontano e formano un perimetro difensivo a protezione dei civili e dei bagagli, mentre i fanti formano un muro di scudi. Per ore, sotto un sole cocente e una pioggia di dardi, i Normanni tengono la linea. Le fonti dell'epoca, come l'istoria ierosolimitana, descrivono una situazione disperata, con le donne che portavano acqua ai combattenti assetati mentre le frecce oscuravano il cielo. La resistenza di Boemondo permette alla seconda colonna crociata di arrivare e prendere i turchi sul fianco. La vittoria di Dorileum non fu solo un trionfo militare, fu la consacrazione di Boemondo come leader di fatto delle operazioni militari della crociata. Tuttavia, mentre l'esercito principale avanza lentamente verso la Siria, l'ambizione territoriale inizia a frammentare l'unità cristiana. Tancredi d'Altavilla, insofferente alla disciplina dello zio e desideroso di un feudo tutto suo, si stacca dal corpo principale con un contingente ridotto. Si dirige verso la Cilicia, una regione costiera ricca e strategica. Non è solo. Baldovino di Boulogne, fratello di Goffredo di Buglione, lo segue come un'ombra minacciosa. L'episodio di Tarso, città natale di San Paolo, è emblematico della mentalità normanna e della rivalità interna. Tancredi arriva per primo, convince la guarnigione turca ad arrendersi e innalza il suo stendardo sulle torri. Ma quando arriva Baldovino, con un esercito numericamente superiore, la logica della forza bruta prevale. Baldovino intima a Tancredi di andarsene. Tancredi, furioso ma pragmatico, ritira le sue insegne e marcia verso la città di Mamistra. Questo non è più un pellegrinaggio. È una guerra civile latente tra signori della guerra europei in terra d'Asia. A Mamistra, la tensione esplode in una vera e propria schermaglia armata tra i cavalieri di Tancredi e quelli di Baldovino. Sebbene la pace venga ristabilita a fatica, l'avventura in Cilicia svela il vero volto della spedizione. La conquista della Terra Santa è l'obiettivo finale, ma la conquista del potere personale è il motore immediato. Mentre Baldovino si dirigerà verso Edessa per fondare il primo stato crociato, Tancredi si ricongiunge con Boemondo. Hanno perso la Cilicia, ma i loro occhi sono ora puntati sul premio più grande, la città che controlla l'accesso al Levante, Antiochia. Se Dorileum aveva provato il valore militare dei crociati, Antiochia avrebbe testato la loro resistenza spirituale e fisica fino al punto di rottura. Nell'ottobre del 1097, l'armata cristiana giunge in vista delle sue mura. Antiochia non è una città qualunque, è la regina d'Oriente, protetta da 400 torri, cinta da mura che scalano i pendii ripidi del Monte Silpio, una fortezza naturale ritenuta inespugnabile. L'assedio si trasforma presto in un incubo logistico. L'inverno porta piogge torrenziali, carestia e malattie. I cavalli muoiono a migliaia, i cavalieri sono ridotti a mangiare radici e cuoio bollito. In questo teatro di disperazione, mentre altri leader vacillano o disertano, come Stefano di Blois che fugge nella notte, Boemondo tesse la sua tela. Egli comprende prima di tutti gli altri che Antiochia non può essere presa con la forza bruta o con la fame, poiché i turchi possono rifornirsi attraverso la cittadella in cima al monte e i rinforzi di Kerboga, l'Atabeg di Mosul, sono in marcia con un'armata immensa per schiacciare i crociati contro le mura. Boemondo gioca allora la sua carta più potente, l'inganno. Individua un punto debole non nelle mura,
ma negli uomini che le difendono. Entra in contatto segreto con Firuz, un armeno convertito all'Islam che comanda la torre delle due sorelle. Attraverso messaggeri furtivi, Boemondo corrompe Firuz, promettendogli ricchezze e salvezza in cambio del tradimento. Ma Boemondo non vuole consegnare la città alla cristianità, la vuole per sé. Prima di dare il segnale d'attacco, convoca il Consiglio dei Nobili e lancia un ultimatum. Rivelerà il suo piano e prenderà la città solo se gli verrà concesso il dominio assoluto su di essa. Disperati e terrorizzati dall'arrivo imminente di Kerboga, i leader crociati accettano, con la sola, riluttante opposizione del conte Raimondo di Tolosa. La notte del 2 giugno 1098 il piano scatta. Una scala di cuoio viene calata dalla torre delle due sorelle. Boemondo è il primo a salire. Lo stendardo rosso degli Altavilla sventola sulle mura prima dell'alba. I crociati aprono le porte e ciò che segue è un massacro indiscriminato della guarnigione e della popolazione. Tuttavia, il trionfo dura poche ore. Il giorno dopo, l'avanguardia di Kerboga arriva e chiude i crociati dentro la città che hanno appena conquistato. Gli assedianti diventano assediati. Senza cibo, con il morale a terra e intrappolati in una città piena di cadaveri, la fine sembra certa. È in questo momento che la religiosità visionaria e l'opportunismo politico si fondono. Un monaco provenzale, Pietro Bartolomeo, afferma di aver avuto una visione. La lancia sacra che trafisse il costato di Cristo è sepolta sotto la cattedrale di San Pietro in Antiochia. Boemondo, scettico per natura, osserva con distacco mentre si scava. Ma quando un pezzo di ferro arrugginito viene estratto dalla terra, l'effetto sull'esercito è elettrizzante. Che fosse vero o una frode ben orchestrata, Boemondo sa sfruttare l'ondata di fanatismo. Il 28 giugno 1098 le porte si aprono. Non escono uomini emaciati pronti alla resa, ma una fanteria spiritualmente esaltata, convinta dell'invincibilità divina. Boemondo, al comando di una delle divisioni, orchestra la battaglia campale fuori dalle mura. La disciplina tattica dei Normanni, unita alla furia mistica dei crociati, travolge l'esercito di Kerboga, che si disgrega nel panico. Antiochia è salva. E, cosa più importante per la nostra storia, Antiochia è ora, di fatto, un possedimento normanno. Mentre il fumo della battaglia si disperdeva sulla piana di Antiochia, all'interno delle mura iniziava una guerra diversa, quella diplomatica. Per 6 lunghi mesi, l'esercito crociato rimase immobile, paralizzato non dai nemici, ma dall'avidità dei suoi capi. La disputa verteva su una singola domanda: a chi appartiene Antiochia? Secondo il giuramento fatto a Costantinopoli, la città doveva tornare all'imperatore Alessio. Ma Boemondo, con la fredda logica di un avvocato e la forza di un condottiero, argomentò che Alessio aveva rotto il patto non venendo in loro soccorso durante l'assedio di Kerboga. Il giuramento era nullo. Nel gennaio del 1099 la rottura fu definitiva. Boemondo espulse i rappresentanti bizantini e si proclamò principe di Antiochia. Non era più un vassallo, né un semplice crociato. Era il sovrano di uno stato indipendente, il primo vero stato latino d'Oriente, modellato sulle baronie normanne del sud Italia. Mentre il grosso dell'esercito riprendeva la marcia verso sud, spinto dalle proteste dei soldati semplici che gridavano a Gerusalemme, Boemondo rimase indietro. La sua crociata era finita. La sua guerra per il consolidamento del potere era appena iniziata. Ma il sangue degli Altavilla continuava a scorrere verso la città santa. Tancredi, ora separato dallo zio e sempre più figura autonoma, si unì alla marcia di Goffredo di Buglione. La sua presenza fu cruciale durante la discesa lungo la costa del Levante, ma fu sotto le mura di Gerusalemme, nel giugno del 1099, che il suo nome entrò nella leggenda nera e dorata della conquista. L'assedio di Gerusalemme fu breve ma brutale. I crociati, ridotti a meno di 15.000 uomini effettivi, soffrivano la sete sotto il sole implacabile della Giudea. Tancredi, posizionato sul lato nord-occidentale delle mura vicino alla torre di Golia, si distinse per l'intraprendenza. In un episodio celebre, durante una scorreria per cercare legname necessario alle macchine d'assedio, scoprì per caso una grotta piena di travi di legno già squadrate, nascoste dai difensori fatimidi. Un colpo di fortuna che accelerò la costruzione delle torri d'assalto. Il 15 luglio 1099 l'assalto finale ebbe luogo. Mentre Goffredo di Buglione sfondava le difese a nord-est,
Tancredi e i suoi uomini scalarono le mura poco distante. Una volta dentro, la furia normanna si scatenò, ma con un obiettivo preciso. Mentre gli altri si dedicavano al massacro indiscriminato per le strade, Tancredi corse verso la spianata del tempio, l'Haram al-Sharif. Lì, rifugiatisi nella moschea di Al-Aqsa e sulla cupola della roccia, centinaia di musulmani si arresero a lui. Tancredi, forse sperando di ottenere un riscatto colossale o forse mosso da un codice cavalleresco, diede loro il suo stendardo come segno di protezione. Tuttavia, la mattina seguente, altri crociati esaltati massacrarono i prigionieri nonostante la bandiera normanna. Tancredi era furioso per l'affronto al suo onore, ma immensamente arricchito dal saccheggio del tempio. Si dice che i suoi uomini strapparono via tutto l'oro e l'argento dalle pareti della cupola, permettendogli di emergere come uno dei signori più potenti della nuova conquista. Gerusalemme era presa. Goffredo rifiutò la corona regale, accettando il titolo di Advocatus Sancti Sepulcri, difensore del Santo Sepolcro. Tancredi, insoddisfatto e irrequieto, ricevette il controllo di Nablus e presto si sarebbe spinto verso la Galilea, fondando il Principato di Galilea e Tiberiade. I Normanni avevano ora due teste di ponte in Oriente, una ad Antiochia, potente e ribelle, e una in Galilea, la frontiera guerriera del nuovo regno. Con Gerusalemme in mani cristiane, la prima crociata si era ufficialmente conclusa, ma per i Normanni la lotta per la sopravvivenza era appena iniziata. Il Principato di Antiochia, incuneato tra l'impero bizantino a nord e gli Emirati turchi a est, era un'isola in un mare ostile. L'arroganza di Boemondo, che fino ad allora era stata la sua forza, divenne la sua rovina. Nell'estate del 1100, durante una campagna nel nord, per espandere i suoi domini verso Melitene, Boemondo cadde in un'imboscata, tesa dai turchi Danishmendidi. Il grande conquistatore, il terrore di Bisanzio, fu incatenato e trascinato in prigionia nella remota fortezza di Neo Caesarea. Il vuoto di potere fu colmato immediatamente da Tancredi. Richiamato dalla Galilea, assunse la reggenza di Antiochia. È in questi anni, tra il 1101 e il 1103, che Tancredi dimostra la sua vera statura politica. Se Boemondo era il conquistatore visionario, Tancredi era il costruttore di stati. Senza il carisma dello zio, ma con una tenacia inesauribile, consolidò i confini, riconquistò le città costiere come Latakia, strappandole ai bizantini e trasformò il principato in una potenza regionale coesa. Quando Boemondo fu riscattato nel 1103, grazie a una somma enorme pagata in parte dai suoi vassalli e in parte dal patriarca di Gerusalemme, tornò in un mondo cambiato. Tancredi aveva governato così bene che la transizione fu tesa, ma la lealtà familiare prevalse ancora una volta. Tuttavia, Boemondo capì che la vera minaccia al suo dominio non erano i turchi, ma l'imperatore Alessio, che non aveva mai smesso di rivendicare Antiochia. In una mossa audace, Boemondo lasciò nuovamente l'Oriente nelle mani di Tancredi e tornò in Europa nel 1104. Non come un fuggiasco, ma come un eroe trionfante. Girò le corti di Francia, raccontando storie spesso esagerate delle sue gesta e dipingendo i bizantini come traditori della cristianità. Sposò la figlia del re di Francia e raccolse un nuovo, enorme esercito. Il suo obiettivo non era tornare a Gerusalemme, ma colpire la testa del serpente, Costantinopoli. Nel 1107 sbarcò nuovamente in Epiro, assediando Durazzo, replicando la guerra della sua giovinezza. Ma Alessio Comneno aveva imparato la lezione. Non offrì battaglia campale, ma usò la guerriglia, la fame e la corruzione per logorare i baroni di Boemondo. Sconfitto e umiliato, Boemondo fu costretto a firmare il Trattato di Devol nel 1108, che lo rendeva vassallo dell'imperatore e decretava la restituzione di Antiochia alla morte del principe. Boemondo, l'uomo che voleva farsi re in Oriente, morì 3 anni dopo in Puglia, a Canosa, senza mai più rivedere la Terra Santa. La sua tomba, ancora oggi esistente, è un mausoleo che fonde stili arabi, bizantini e normanni, testimonianza eterna del suo sogno mediterraneo. Ma in Oriente, il Trattato di Devol rimase carta straccia. Tancredi, rimasto solo al comando, rifiutò di onorare la resa dello zio. Antiochia è nostra per diritto di conquista e per la grazia di Dio, sostenne. Continuò a governare come un sovrano indipendente fino alla sua morte, avvenuta nel 1112 per un'infezione, ironicamente la stessa fine banale che aveva ucciso tanti crociati. L'eredità dei Normanni in Oriente, tuttavia,
sopravvisse a entrambi. Il Principato di Antiochia rimase lo stato crociato più longevo, cadendo solo nel 1268 per mano dei Mamelucchi, ben 170 anni dopo la scalata notturna di Boemondo. Avevano portato in Levante non solo le loro spade, ma il loro sistema feudale, la loro architettura militare e quel particolare spirito normanno, una miscela di pietà religiosa e ambizione rapace, che aveva cambiato per sempre la mappa del Mediterraneo. I Normanni erano partiti dalla Sicilia per conquistare l'anima dell'Oriente. Forse non ci riuscirono del tutto, ma di certo lasciarono cicatrici e monumenti che nemmeno i secoli avrebbero cancellato. Siamo arrivati alla fine del video racconto. Se ti è piaciuto il video, lascia un like, un commento e segui le nostre serie create sul canale Medioevo in Guerra. Trovi le playlist delle serie nella home del canale. Ci vediamo al prossimo video racconto. Grazie.